Il video di oggi è un po' un ibrido tra una recensione del Type Ximera 35 mm di cui posso finalmente parlarvi e di un viaggio, per cui mettetevi comodi e partiamo per Matera. Direzione Matera, ma la grande domanda è: qual è il piatto tipico? Io ho una fame. È vero, anch'io. Comunque Sarni è la cosa più anni 80 che c'è sul pianeta Terra ormai. Guarda, anche il logo. 8 ore di macchina in una city car non è sicuramente la cosa più comoda del mondo, ma noi topi di città ci siamo abituati. Chi dice topi di città? I topi di campagna. Matera è una delle città più antiche del mondo ed è famosissima soprattutto per i suoi sassi, che sono rioni scavati nel tufo. Tra l'altro, durante la Seconda Guerra Mondiale, Matera fu la primissima città del sud Italia a insorgere contro il nazifascismo. Il 21 settembre del 1943, infatti, ci fu un'insurrezione da parte dei cittadini contro il regime nazifascista, in cui purtroppo persero la vita 26 persone. Nel 1993 Matera viene ufficialmente dichiarata patrimonio dell'UNESCO e nel 2019 diventa capitale europea della cultura. La città di Matera è certamente ricca di storia, di cultura, di buon cibo. Tra l'altro vi rimando qua in alto al video della Camilla sul cibo. Purtroppo negli anni 50 Matera fu praticamente abbandonata e i cittadini vennero trasferiti in nuovi centri abitati e secondo me, se posso permettermi, è anche perché, raga, si scivola, è brutalmente scivolosa. I sassi per terra, il pavimento meglio conservato è veramente scivoloso, cioè rischi di romperti una gamba ogni 4 passi. Parlando dell'attrezzatura fotografica che mi sono portato, anche se ormai è diventata praticamente una running gag, sono sceso con praticamente solo che dei 35 mm. Avevo la Fuji X106 che ha usato principalmente la Camilla, l'Ilford Sprite a rullino e sì, iscrivetevi al canale perché a settembre arrivano un pochettino di cose nuove sempre che le foto siano venute bene e finalmente posso parlarvi del Typoc 35 Ximera f1.4. Typoc è una branchia di DZO Film, spero che si pronunci così, che magari alcuni di voi conoscono già per le loro lenti cinema che sono stupende. Typoc produce lenti manuali con un'estetica vintage, retro, incredibilmente affascinante secondo me e al momento la line-up è composta dal Ximera 35, dal Ximera 28 e da quella meraviglia dell'Eureka 50 mm. E dato che questa cosa non è per niente scontata, Typoc produce lenti con innesti nativi per Sony E, per Canon RF, per Fuji X e per Nikon Z, oltre che ovviamente per Leica M. L'Eureka purtroppo è solo per M, spero di poterlo provare un giorno perché, raga, è bellissimo. Questa lente è veramente una figata, non solo per la sua estetica ovviamente, ma anche per la resa fotografica e soprattutto la cosa che me l'ha fatta apprezzare di più di qualsiasi altra roba, nonostante ci sia una feature molto interessante,
ma ve ne parlo tra un pochino, è la tridimensionalità del file con questa lente. Per l'esperienza di utilizzo nel dettaglio vi lascio il video linkato qua in alto che ho fatto su come l'ho utilizzata io principalmente con lo zoom focusing, perché questa è una lente totalmente manuale. So che alcuni di voi potrebbero storcere il naso, ma vi assicuro non le manca assolutamente niente, se non effettivamente l'autofocus. Che hai due macchine fotografiche? Perché con una fai content per l'altra. Come troppe domande. Non posso andare. È orrendo. Grazie mille. Comunque, come vi stavo dicendo, questa è una lente che va utilizzata in manual focus e la grande comodità che Typoc ha deciso di aggiungere è questo riferimento visivo, ok? Quindi non solo più fatto di numeri, ma anche effettivamente potete vedere i pallini aumentare o diminuire, comunque nel video che vi ho fatto si vede meglio, per cui grazie a questa funzione, a questa feature che veramente secondo me spacca, potete rendervi effettivamente conto della distanza di messa a fuoco tra voi e il vostro soggetto. Questo ha fatto sì che io praticamente per l'80% del tempo utilizzassi questa lente senza guardare né nello schermo né nel mirino, e comunque andavo praticamente sempre a colpo sicuro, appunto grazie allo zoom focusing. Ma poi, soprattutto, ma che bella è! Cioè, io adesso capisco benissimo che una cosa deve essere funzionale piuttosto che bella, però una roba bella ti invoglia a usarla e ti invoglia a essere usata e a flexarla in giro, e questa è veramente stupenda. E poi diciamo che uno dei tantissimi motivi che ha reso Leica immortale è sicuramente anche l'estetica. Tornando un attimo a Matera, è una città che sicuramente merita di essere vista, che ti offre un'atmosfera veramente surreale in qualche modo. L'unico sbatti è effettivamente arrivarci, perché per esempio da Bologna è veramente lunga la strada, però nel caso in cui siate magari in vacanza lì attorno, magari siete in Puglia, in Calabria, in Campania, vi consiglio assolutamente di andarci. Uno, perché si mangia benissimo, due, perché appunto c'è un'atmosfera che è meravigliosa e vale la pena di essere vista. Poi soprattutto di notte è veramente magica. Parlando invece delle foto che ho fatto a Matera, ecco, allora diciamo che mi piacciono, alcune mi piacciono anche parecchio, però è una città complicata per la mia street photography. Non è, diciamo che per il modo in cui faccio io foto e faccio street photography non è proprio il massimo, ma se siete magari impallinati con i paesaggi oppure con gli scorci e quella roba lì, impazzite, andate fuori di testa perché è stupenda. Comunque, tornando un attimo a Bologna, così posso farvi vedere qualche altra foto che ho fatto col Typoc, che posso continuare a parlarvene un pochettino mentre voi vi guardate un po' di foto. Scattare a 35 mm è un po' uno dei grandi classici della street photography, insieme sicuramente al 28 mm. Sono le lunghezze focali che forse più di ogni altra hanno contribuito alla grandezza della street photography. Sono due lunghezze focali che ti permettono di raccontare il mondo in una maniera molto reale, ma soprattutto voglio dirvi che a furia del vostro prendermi in giro per la mia preferenza per le lenti focali un pochettino più lunghe, ho deciso, diciamo che mi sta venendo voglia di riprovare a scattare e a appassionarmi a lunghezze focali ancora più larghe, un po' perché appunto con questo 35 Typoc mi sono trovato benissimo, e un po' perché dai, ogni tanto ci sta cambiare ottica, cioè proprio ottica nel senso lato del termine, e cercare di vivere il mondo differentemente. Comunque il punto del discorso è che scattare a 35 mm o a 28 ti richiede di essere attivamente nella scena, ti richiede di essere attivamente vicino ai tuoi soggetti, ti richiede uno sforzo in più, ti chiede di esserci. Ed esserci sia nella street photography che nella fotografia in generale è una delle cose che preferisco. Mi piace stare a contatto con la gente, con la strada è un po' il mio parco giochi in qualche modo, e è una cosa che a prescindere da
qualsiasi lunghezza focale io apprezzo sempre tanto, ma sicuramente con una lunghezza focale più larga questa cosa è molto maggiore. A maggior ragione quando, come questo Typoc, sei costretto a usare il fuoco manuale, che, come vi ho detto anche appunto nel video che vi ho detto prima, in qualche modo ti costringe ancora di più a essere a contatto col mondo, perché non puoi fare affidamento sugli automatismi e sui calcoli della tua macchina fotografica, devi essere tu a decidere, sia che tu usi magari lo zoom focusing, sia che tu prendi il fuoco a mano. È un'esperienza molto differente che mi ha consentito di consolidare il mio amore, il mio rapporto con la fotografia di strada. In tutta sincerità vi dico che prima di usare questo Typoc io ho sempre fatto tantissimo affidamento sull'autofocus, se non in qualche situazione in cui dovevo essere un po' più minuzioso e prendere io il fuoco per bene a mano, magari per dei riflessi, ma scattare con una lente manuale invece che con l'autofocus mi ha veramente aperto la mente e, come appunto vi ho detto nel video che vi dicevo prima, le difficoltà fanno sì che tu possa goderti di più i tuoi risultati. Forse è ora di passare a Leica M. Ho bisogno di un mecenate, rega, aiuto. Vabbè, comunque. Ah, giusto, parlando di soldi, il Typoc Simera si aggira qua da noi attorno ai 700 euro. Vi lascio comunque in descrizione tutti quanti i link per poterlo acquistare dai vari store. E vi dico in totale sincerità che secondo me è un prezzo ottimo, sia per quanto riguarda la concorrenza, soprattutto di Leica, che ha lenti molto più costose, sia per quanto riguarda la cosa principale, che è appunto come rende la qualità d'immagine, che è stupenda. E posso dirvi al 100% che la line-up di Typoc entrerà a far parte del mio kit in pianta stabile. Questo però purtroppo tra un pochettino, perché sono un po' coi remi in barca, perché sto risparmiando per un gran bel viaggio, poi magari ne parleremo appunto sul canale, anzi sicuramente se la cosa andrà in porto. Ma davvero ve lo consiglio con tutto il cuore, vi consiglio assolutamente di approcciarvi alla fotografia in generale con una lente manuale, perché vi cambia veramente il modo in cui fotografate. E poi soprattutto se come me volete prendervi una Leica M, prima o poi dovete imparare, quindi come al solito io vi mega ringrazio per aver guardato il video fino a qui, spero vi siate divertiti a venire in giro con noi, vi anticipo già che a fine agosto ci sarà un altro viaggio, non vi dico dove, magari fatemi un wild guess nei commenti, già che ci siete nei commenti fatemi sapere anche se conoscevate Typoc, se vi è incuriosito, fatemi anche qualsiasi domanda del caso, sarò ben felice di rispondervi. Voglio ringraziare Typoc ancora una volta per avermi dato questa possibilità, spero di poter continuare a collaborare con loro perché mi sono mega divertito e hanno dei prodotti effettivamente validi, che è la cosa principale. E niente ragazzi, noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video. Iscrivetevi, mi raccomando.